Ok, Scream 7 è appena uscito al cinema e io da bravo ragazzo con una vita sociale sanissima ho trascorso l'ultima settimana chiuso in casa a recuperarmi tutta la saga dal primo del 96 fino all'ultimo al cinema da qualche giorno. E adesso ne parliamo. Però prima chiariamo una cosa, tu che stai guardando questo video probabilmente rientri in una di queste tre categorie. Potresti essere il fan che come me ha visto tutta la saga e vuole confrontarsi con le mie idee, oppure potresti essere quello che ha visto solo il primo o il secondo o al massimo il terzo e vuole capire cosa si è perso, se si è perso qualcosa. E poi c'è quello che non ha mai visto nessun film di Scream in vita sua e quindi vuole capire se vale la pena andare al cinema o meno. Questo video più o meno è adatto a tutte e tre queste categorie, però vi avviso, ci saranno spoiler su tutti e 7 i film, dal primo all'ultimo, per cui se non volete rovinarvi qualcosa io comunque ho diviso il video in capitoli, in ogni capitolo parleremo di un film, però potrebbero anche esserci citazioni ai film seguenti o precedenti, per cui muovetevi a vostro rischio e pericolo. Detto questo, una cosa va chiarita fin da subito, Scream non è una saga horror convenzionale, ma è quella saga che ha resuscitato il genere dello slasher quando tutti lo davano per morto, che ha insegnato al pubblico le regole di questo genere per poi arrivare anche ad infrangerle, e che da 30 anni ad oggi ha continuato a parlare di cinema all'interno del cinema. È un horror che sa che stai guardando un horror, e questa cosa nel 1996 fu una rivoluzione. Quindi la domanda che dobbiamo porci, lo è ancora oggi? Scream è davvero la saga horror più intelligente mai fatta o regge soltanto grazie al primo capitolo e alla nostalgia? Beh, dopo essermi rivisto tutta la saga ho le idee abbastanza chiare, quindi adesso ne parliamo. Siamo nel 1996, il genere slasher è clinicamente morto. Freddy Krueger è diventato una macchietta che fa le battutine. Jason è andato letteralmente nello spazio e il pubblico ormai non ha più paura di niente. I film horror sfornano sequel su sequel senza un briciolo di dignità e il pubblico ha ormai smesso di prenderli sul serio. Poi arrivano due persone. Wes Craven, il genio che ha dato vita a Freddy Krueger, e Kevin Williamson, uno sceneggiatore ossessionato dal genere. Ed insieme queste due persone tirano fuori qualcosa che nessuno si aspettava. Un film horror che non solo ti fa paura, ma ti spiega anche perché ti fa paura mentre lo fa. La sequenza iniziale di Scream del 96 è da sola un piccolo pezzo di cinema. L'attrice Drew Barrymore, che all'epoca era il nome più grande del cast, era conosciutissima, riceve una telefonata. What's your favorite scary movie? I don't know. You have to have a favorite. What comes to mind? È una voce misteriosa, all'inizio anche simpatica, la invita a discutere di film horror. Lei inizialmente sta al gioco, si sta divertendo, sembra quasi un flirt telefonico, anche se un po' strano. Poi però la voce cambia tono, le chiede il nome dell'assassino di Venerdì 13. Jason! 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 I'm sorry. That's the wrong answer. E lei risponde Jason. L'assassino di Venerdì 13 in origine è la madre di Jason, e da quel momento il gioco diventa mortale. Quella fu una scena che nessuno si poteva aspettare, perché va ad ammazzare la star più importante dell'intero cast ancora prima che i titoli di testa iniziassero. Nessuno lo faceva. È come se il Trono di Spade avesse ucciso Ned Stark 40 anni prima nei primi 10 minuti di film. Il messaggio era chiaro, le regole che conoscete in questo film non valgono assolutamente nulla. Da lì entriamo nel mondo di Woodsboro, una piccola cittadina americana classica, dove la nostra protagonista Sidney Prescott vive con il trauma della madre stuprata e uccisa l'anno prima. Ha un ragazzo, Billy, che è tanto bello quanto inquietante, un'amica, Tatum, che le dice le cose come stanno, un compagno di classe, Randy, che lavora in un videonoleggio e non smette mai di parlare di film horror. E poi c'è Dewey, il fratello di Tatum, un poliziotto tanto maldestro che ti vai a chiedere come abbia fatto a superare l'addestramento ed essere lì. E poi c'è Gail Weathers, una giornalista spregiudicata, che è lì sì per il caso ma soprattutto per la sua carriera. Quello che poi succede dopo, dai, lo conoscete. Ghostface colpisce, i sospetti si accumulano e il film diventa un giallo col coltello. Ma la cosa interessante e curiosa che il film fa è che mette i personaggi in condizione di essere consapevoli di essere all'interno di uno schema. Randy, in una scena iconica nel videonoleggio, spiega le regole per sopravvivere ad un film horror: non fare sesso, non drogarti e non dire mai torno subito. E queste cose ce le porteremo avanti per tutta la saga, con i dovuti aggiustamenti. E il film rispetta queste regole finché
decide poi di non farlo più, perché la vera trovata di Scream è questa: non è un film che prende in giro il genere dall'esterno, ma è un horror che decostruisce le regole dall'interno, mentre le usa per terrorizzarti. Sidney dice che è stupido salire per le scale quando sei inseguita da un assassino. No, it's just what's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act, who's always running up the stairs when she should be going out the front door. It's insulting. E 2 scene dopo lei stessa si trova costretta a farlo. Il film ti dice cosa sta per succedere e poi te lo fa vivere. E poi c'è Ghostface, qui il colpo di genio, perché Ghostface non è Michael Myers, non è Jason, non è un mostro immortale che cammina lentamente e non muore mai. Ghostface è un dilettante alla fine, è un umano come tutti. Inciampa, prende calci nelle palle, porta sbattute in faccia, è goffo, è vulnerabile. E questi dettagli lo rendono terrificante in un modo diverso, perché non è un mostro soprannaturale, ma è qualcuno che conosci, qualcuno che potrebbe essere il tuo migliore amico, il tuo ragazzo, il tipo seduto a fianco a te a scuola, chiunque. E infatti il reveal finale è terrificante. I killer sono 2, Billy e Stu, il fidanzato di Sidney e l'amico stupido del gruppo. 2 ragazzi cresciuti a pane e film horror, che hanno voluto trasformare questa loro ossessione in realtà. Billy dice: Don't you blame the movies! Movies don't create psychos! Movies make psychos more creative! Una frase che nel 96 faceva già discutere e che 30 anni dopo è ancora inquietante. Ma qual è quindi il motivo degli assassini? La madre di Sidney aveva avuto una relazione col padre di Billy, causando l'abbandono di sua madre. Invece per Stu il motivo è semplicemente la pressione dei pari, letteralmente. Il ragazzo ha aiutato a realizzare questa serie di omicidi solo per pressione sociale, il che, se ci pensate, è una critica sociale molto affilata. E alla fine Sidney ribalta tutto dicendo: Not in my movie. e chiude la partita. Una Final Girl che non si limita a sopravvivere, ma prende il controllo della narrazione e la riscrive. Un anno dopo, 1997, arriva Scream 2, esattamente un anno dopo. Che abbiamo deciso qua? Il primo capitolo aveva incassato 73 milioni su un budget di circa 15, e quindi Hollywood ovviamente voleva il sequel e lo voleva adesso. Il rischio era enorme, fare un sequel ad un film che aveva preso in giro i sequel. Si poteva fare? Come lo fai? Craven e Williamson decidono quindi di fare un sequel che parla di quanto i sequel facciano schifo. Geniale. E poi ovviamente cercano di non fargli fare schifo come sequel. E diciamo che più o meno ci riescono anche. La scena d'apertura è quasi profetica. Siamo alla proiezione di Stab, lo Scream dell'universo di Scream, che letteralmente racconta ciò che abbiamo già visto nel primo film di Scream e si basa sul libro che Gail Weathers ha scritto sugli omicidi. Il pubblico è in delirio, tutti in maschera, tutti contenti, popcorn che volano, e 2 ragazzi neri commentano quanto il cinema horror sia dominato da attori bianchi. Poi però nella confusione del cinema il vero Ghostface uccide davvero e il pubblico applaude, convinto che sia uno spettacolo promozionale. La violenza viene scambiata per finzione. Pensateci un secondo, questa scena del 97 anticipa tutto quello che sarà poi il discorso che per i 20 anni seguenti su quella che è la desensibilizzazione alla violenza, ma soprattutto questa scena introduce Stab, che è il film nel film, che diventerà, volendo, quello che possiamo definire il termometro dell'intera saga. Stab altro non è che lo specchio deformato di Scream, è la sua versione commerciale, semplificata, spettacolarizzata del dramma reale che Sidney vive. Ed ogni volta che c'è un nuovo Stab all'interno della saga di Scream, questo ci dice qualcosa sull'industria cinematografica reale. Adesso Sidney è al college, cerca ovviamente di rifarsi una vita. Dewey si presenta con la missione di proteggerla e Gail è lì per il sequel del suo libro. E Randy è ancora là a spiegare le regole del gioco. Are you suggesting that someone's trying to make a real-life sequel? Stab 2? Who'd want to do that? Sequels suck. No, come on, man. Oh, please. By definition alone, they're inferior films. Questa volta le regole dei sequel. Il body count è sempre più alto, le morti sono più elaborate, più spettacolari e il finale deve essere più esplosivo. I killer questa volta sono di nuovo 2. Uno è Mickey, un compagno di classe di Sidney, che vuole farsi arrestare per ottenere il più grande processo mediatico della storia. Non lo so, questa cosa mi fa un po' pensare al processo John
Johnny Depp e Amber Heard. Non che loro l'abbiano voluto, ma cavolo, quello è stato un grande processo mediatico. Questa ricerca di attenzione già nel 97, cosa che oggi letteralmente tutti con i social vogliono, attenzioni. Mi sembra un po' una profezia. E Mickey vuole usare appunto a processo come difesa il discorso: i film mi hanno costretto a fare questo, così da, pensa lui, scamparsela. E poi abbiamo Mrs. Loomis, la madre di Billy, quella che era scappata, che l'aveva abbandonato. È una banalissima vendetta personale, mascherata da critica culturale. E funziona perché il film sa di essere un sequel e quindi gioca con le aspettative. C'è una scena in questo film veramente iconica, che per me è tensione pura. Abbiamo Sidney e la sua amica Hallie intrappolate in una macchina della polizia. Loro sono dietro e Ghostface è seduto davanti, svenuto. L'unico modo per uscire di là è passargli da sopra, scavalcarlo. Silenzio totale, niente commenti, niente battutine, come magari si userebbe fare oggi. Solo terrore. Ed è lì che capisci che Scream 2, quando vuole e se vuole, sa essere un horror vero e non un semplice commento sul genere. E poi il film fa qualcosa di imperdonabile ma anche coraggioso allo stesso tempo. Uccide Randy, il nerd che spiegava le regole del gioco, la voce del pubblico dentro il film, un personaggio che dai tutti amavamo. È una dichiarazione di intenti brutale che ci dice che in questa saga l'affetto del pubblico non ti salva. Scream 2 va secondo nella mia classifica, non è perfetto. Il secondo atto possiamo dire che rallenta un po' e Mrs. Loomis non è questo granché di villain, ma mantiene l'equilibrio impossibile tra satira e tensione. E mette in chiaro che il vero potere di Scream non sono le morti, ma i personaggi a cui tieni. Dewey che zoppica ma ci prova, Gale che finge di essere forte e cazzuta ma non lo è, Sidney che vorrebbe solo andare avanti. Questi sono i motivi per cui torni a vedere un altro Scream, e l'avevano capito benissimo. Ok, adesso parliamo dell'elefante nella stanza. Scream 3. Siamo nel 2000, 3 anni dopo l'uscita del 2. Questo secondo me è il capitolo più debole dell'intera saga, e probabilmente c'è un motivo storico preciso. Parliamo di Columbine, o non so se si pronuncia esattamente così. Comunque, il massacro alla Columbine High School del 99, che cambiò il panorama culturale americano dell'epoca, mandando Hollywood nel panico. Infatti la Miramax, che produceva Scream, impose delle regole molto severe. Meno sangue, meno violenza, più umorismo. E Kevin Williamson, che aveva scritto con Craven i primi due, fu sostituito da Ehren Kruger. Alla regia però rimane sempre il nostro Wes. Kruger era sì uno che capiva il concetto di Scream, ma dai, diciamocelo, non ne possedeva l'anima. Inoltre Neve Campbell, l'attrice che interpreta Sidney, era disponibile solo per una ventina di giorni di riprese. Di fatto Sidney per gran parte del film non la vediamo, è lontana, messa da parte. Il risultato è quindi un film che sa di essere un terzo capitolo e cerca in tutti i modi di giustificare la sua esistenza. L'ambientazione si sposta a Hollywood sul set di Stab 3, discorso metacinematografico proprio all'apice. Siamo in un film che parla di un film che racconta la storia del nostro film, follia. Le cose si fanno molto confuse e una delle poche cose apprezzabili è sicuramente Parker Posey nel ruolo di attrice che interpreta Gale Weathers, quindi non la vera Gale Weathers ma la Gale Weathers che in teoria recita all'interno di Stab 3. Di fatto il suo personaggio esiste solo per prendere in giro la vera Gale e le scene con lei dai sono simpatiche. Would you work for the president? $50? Who are you, a reporter for Woodsboro High? Randy torna dalla tomba letteralmente grazie a una videocassetta che aveva registrato prima della sua morte e ci spiega le regole della trilogia. Killer qui diventa praticamente un supereroe, chiunque può morire e il passato torna sempre, che è esattamente quello che poi succede in Scream 3. Il killer è Roman Bridger, il regista di Stab 3, che altri non è che il fratellastro di Sidney. E non solo, era proprio Roman che ha mostrato a Billy il video di suo padre con la madre di Sidney, scatenando quindi gli eventi del primo film. Tutto è partito da Roman. Lui è letteralmente la genesi della tragedia che Sidney continua a vivere. Sulla carta questa è un'idea forte, un'idea interessante. Resta però una retcon che riscrive la mitologia dall'origine. È comunque una scelta interessante per una trilogia e funziona. Diciamocelo, tutto sommato funziona, anche se un po' tirata per i capelli. Ciò che non ho per niente apprezzato è che Roman per tutto il film si porta dietro un voice changer, un modificatore della voce che gli permette di avere la voce di chiunque. Questa cosa sembra letteralmente uscita da un film di fantascienza e di fatto distrugge la verosimiglianza che aveva reso Scream così
interessante ed efficace. Il film si chiude con Sydney che lascia la porta di casa, ormai non ha più paura, è tranquilla, come a dire l'incubo è finito, la trilogia è conclusa e il cerchio si chiude. E dai, è un bel finale, sul serio, lei sembra risolta, ha avuto la sua meritata conclusione, tutto è andato per il verso giusto. Cos'altro può accadere? Il problema di questo Scream 3 è tutto quello che c'è in mezzo, ecco perché nella mia classifica personale si posiziona in basso, non so dire se ultimo posto, ma sicuramente alla pari con altri due capitoli. Ha dei momenti dignitosi, abbiamo detto, con Parker Posey oppure con l'uccisione di Cotton all'inizio, sì, per carità, ci sta, ma è un po' il film in cui Scream diventa quello che ha sempre voluto prendere in giro, un sequel forzato che esiste perché il botteghino lo richiede. Il bello è che questa lezione la saga la imparerà, poi la dimenticherà e poi la imparerà di nuovo e probabilmente la dimenticherà ancora. Ok, fermiamoci adesso un secondo, siamo a metà saga più o meno. Abbiamo discusso della trilogia originale. Prima però di andare avanti voglio ragionare su una cosa con voi. Perché Scream funziona? Che cos'ha questa saga che altri slasher non hanno? Primo, il meta cinema, e ne abbiamo già discusso. Scream è un horror che sa di essere un horror. I personaggi dentro Scream hanno visto gli stessi film che noi pubblico da casa abbiamo visto. But wait a second. The first Terminator is historical. Yeah. Sarah Connor. Yes. The Godfather, Part 2. Conoscono le regole, le citano e poi però ci finiscono dentro lo stesso. Questa consapevolezza non è un gimmick, ma è la struttura portante della saga. Ogni film poi aggiorna le regole. Non rimangono costanti, si adattano, evolvono, per rispecchiare quello che è il momento culturale dell'epoca in cui esce il film. Nel primo si parlava di slasher, nel secondo si parlava di sequel, nel terzo si parlava di trilogia, nel quarto si discute di reboot. È un franchise che ha sempre utilizzato il cinema per parlare di cinema. È veramente interessante come cosa, nessun altro lo fa. E poi dentro questo gioco di specchi c'è Stab, il franchise nel franchise, il film sugli omicidi di Scream che esiste all'interno del mondo di Scream. Oh, but you will sit through a movie called Stab. Stab è il termometro perché nel momento in cui Stab diventa una caricatura eccessiva, senza idee, è il segnale che la saga sta perdendo la sua bussola. È tanto geniale quanto inquietante allo stesso tempo, se ci pensate. Secondo motivo, Ghostface non è un personaggio, lui è un ruolo. Chiunque può indossare quella maschera. Non c'è un Ghostface immortale che film dopo film ritorna. È sempre una persona diversa, con motivazioni diverse, che semplicemente ereditano lo stesso costume e che quindi interpretano lo stesso ruolo. E questo lo rende l'unico villain horror che si reinventa totalmente ad ogni nuovo capitolo della saga. Il design della maschera poi, dai, è geniale. Non è una faccia che fa paura, ma è una faccia spaventata. È un fantasma che urla. Riflette letteralmente il terrore delle sue vittime, l'ultima cosa che vedono prima di morire, cioè la tua stessa paura. E poi la cosa più importante, Scream ti fa affezionare ai suoi personaggi. Sembra banale, ma negli slasher è una cosa rarissima. Di solito i personaggi sono carne da macello, li presenti e li affetti, li presenti e li affetti. Scream no. O meglio, con i personaggi principali no, con i personaggi secondari è sempre stato un po' in bilico. Bene o male, nei primi capitoli anche i personaggi secondari avevano comunque il loro fascino e ti affezionavi un minimo anche a loro. Questa cosa poi si è andata sempre di più perdendo. Pensiamo a Sydney, la nostra protagonista. Cresce letteralmente davanti ai nostri occhi di pubblico nell'arco di 30 anni. Da ragazza traumatizzata a donna che lascia la porta aperta. Dewey che ci prova sempre anche quando non dovrebbe, anche quando è chiaramente il poliziotto meno prestante del paese. Gail parte come stronza opportunista e finisce come una persona a cui invece tieni. Tu torni a vedere il prossimo Scream non per le coltellate, torni perché vuoi sapere come stanno, come va la loro vita, cosa gli succederà adesso, riusciranno a liberarsi da questo incubo. E infine, le regole, ma che genialità è! Non sono solo un espediente narrativo, ma sono un vero e proprio modo con cui il film dialoga con il pubblico, con noi. Randy ti spiega come funziona il gioco e poi il film decide se rispettare quelle regole o semplicemente fottersene. È un patto con lo spettatore che nessun'altra saga ha mai fatto.
Bene, adesso che abbiamo capito cosa rende Scream così speciale, andiamo a vedere cosa succede quando la saga prova a reinventarsi. 11 anni di silenzio, poi Wes Craven e Kevin Williamson tornano nel 2011 con Scream 4. Il risultato è un film che all'epoca fu sottovalutato da quasi tutti, ma che rivisto oggi sembra una profezia. L'apertura è forse quella più folle di tutte, un film dentro un film dentro un film, follia totale. Si apre con due ragazze che stanno guardando un film horror, vengono uccise e poi scopri che altro non era che un film, Stab 6, che altre due ragazze stanno guardando, vengono uccise e scopri che in realtà erano in Stab 7, che altre due ragazze a loro volta stanno guardando, questa volta personaggi del nostro Scream. È una matriosca metacinematografica, letteralmente, che ti dice però una cosa chiarissima: la saga è consapevole di essere diventata una parodia di se stessa. Sidney torna a Woodsboro per promuovere il suo libro autobiografico. Dewey è diventato lo sceriffo. Gail ha sposato Dewey e ha smesso di fare la giornalista, ma chiaramente si annoia a morte. E c'è una nuova generazione. La cugina di Sidney, Gil o Jill, non ricordo l'esatta pronuncia, credo sia Gil, la sua amica Kirby e vari adolescenti che sembrano la versione aggiornata dei personaggi del primo Scream del 96. Fin qui sembra un semplice remake e il film lo sa, perché il vero tema di Scream 4 non sono i remake come ci si potrebbe aspettare, ma è la cultura della fama. Gil Roberts, la cugina di Sidney, è il villain e il movente è qualcosa che nel 2011 sembrava esagerato, mentre oggi con i social media è praticamente la realtà quotidiana. Gil non vuole sopravvivere alla storia, lei vuole possedere la storia, vuole essere protagonista. Lei letteralmente dice: I don't need friends, I need fans. Don't you get it? Questa frase è stata scritta ancora prima che la parola influencer esistesse. Gil non è un killer tradizionale, ma è una vera e propria regista. Mette in scena il proprio dramma, si picchia da sola, si lancia contro un tavolo di vetro, si strappa i capelli per sembrare la vittima. Sta dirigendo la sua tragedia personale per le telecamere. È il performance horror nella sua forma più pura. Il trauma come brand, la sofferenza come contenuto, la vittima come celebrità. Se questo non vi ricorda il modo in cui funzionano i social media oggi, non so che dirvi. Poi abbiamo anche Robbie, un ragazzo con la telecamera che streama tutto in diretta, nel 2011, che all'epoca sembrava un'idea bizzarra. Oggi abbiamo Twitch, abbiamo TikTok Live, è diventata anche questa la normalità, streamare se stessi. E poi c'è la frase che chiude tutto quando Sidney finalmente ferma Gil. You forgot the first rule of remakes, Jill. Don't fuck with the original. Questo è il testamento di Wes Craven, una dichiarazione di intenti che letteralmente sta dicendo ad Hollywood: smettetela di fare remake di cose che non hanno bisogno di un remake. La tragedia di Scream 4 è che è arrivato troppo presto, il pubblico del 2011 ancora non era pronto, ha incassato poco, è stato accolto tiepidamente, con opinioni contrastanti, e Hollywood semplicemente l'ha letto come un fallimento commerciale, ignorando totalmente quello che è il messaggio che il film stava provando a lanciare. Il risultato? 11 anni di silenzio e poi, invece di seguire quella strada, viene fuori un requel costruito sulla nostalgia. Questo Scream 4 io lo posiziono terzo nella mia classifica. È un film che merita, visto oggi, molto di più di quello che ha ricevuto all'epoca. E dopo l'originale è probabilmente il più coraggioso dell'intera saga. Il movente del villain è geniale, il villain in sé qui è geniale, e il film ha il coraggio di dire cose che nessun altro capitolo della saga aveva il coraggio di dire. Craven ci aveva visto lungo e nessuno l'ha voluto ascoltare, così che nel 2022 esce Scream, non Scream 5, semplicemente Scream, 11 anni dopo il quarto capitolo che anch'esso era uscito 11 anni dopo il terzo. Si chiama semplicemente Scream perché siamo nell'era del requel, quel formato ibrido tra reboot e sequel, perché il film non è né una cosa né l'altra, ma in una via di mezzo. It sounds like our killer is writing his own version of Stab 8, but doing it as a requel. Which is... E si sa,
le vie di mezzo non sono mai sintomo di qualità. È però questo un modo che Hollywood utilizza per rivitalizzare vecchie glorie, senza realmente ammettere di aver finito le idee. Il fatto è che questo è il primo Scream a non essere diretto dal maestro Wes Craven, purtroppo morto nel 2015. E questo si sente, il film cambia look, cambia un po' stile, è un'altra roba, e per carità ha senso che sia così. Il maestro non è più dietro la macchina da presa, è giusto che si trovi uno stile diverso, non troppo, comunque aderente alla saga, ma diverso, non necessariamente giusto o sbagliato, diverso. I nuovi registi sono due, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, e dai, diciamocelo, fanno comunque un lavoro dignitoso nel raccogliere il testimone. Alla sceneggiatura non troviamo più Kevin Williamson, che per adesso, per i capitoli 5 e 6, non ci sarà. Il film Scream, che chiameremo Scream 5, perché di fatto è il quinto capitolo, apre con Jenna Ortega, Tara nel film, che riceve la classica telefonata di Ghostface, ma lei però non è una fan degli slasher, lei preferisce horror più intellettuali, Babadook, Hereditary, cose così, più volte li nomina. I still prefer the Babadook. E questo è il primo segnale che il film vuole parlare di come l'horror sia cambiato nel tempo. La cosa curiosa, che qui è la prima volta che succede nella saga, è che Tara sopravvive all'attacco di Ghostface nella sequenza iniziale. Lei non muore. Che poi, onestamente, nel momento in cui tu vedi come attrice Jenna Ortega, dici ok, questa non muore, te lo aspetti. Ecco perché io trovo una pessima scelta mettere attori riconoscibili e famosi in ruoli di pericolo ad inizio film, perché tu capisci che non gli succederà nulla, te lo aspetti. Ora io non so Jenna Ortega nel 2022 come era considerata, ma credo che bene o male era un volto iconico. In quel tipo di scene mi devi mettere un signor nessuno se vuoi che effettivamente io creda che non sopravvivrà. Invece così io durante tutta la scena ho detto ah vabbè, questa è Jenna Ortega, adesso sopravvive, quindi la sorpresa viene un po' meno. Almeno questa è stata la mia impressione. Comunque il suo attacco attira a Woodsboro la sua sorella maggiore Sam Carpenter, e Sam è il vero nuovo centro di tutta la storia, anche perché Tara, una volta ferita, rimarrà quasi tutto il film nel letto di ospedale. Sam porta un segreto: lei è la figlia illegittima di Billy Loomis, esatto, il killer che era fidanzato con Sidney nel primo Scream, proprio lui. Sam è sua figlia, e lei ha spesso allucinazioni in cui rivede suo padre, allucinazioni che sono realizzate utilizzando sì l'attore vero, però un pochettino modificato in CGI per rigiovanirlo. Per carità, essendo soltanto un riflesso, funziona e non funziona questa cosa. C'è chi si lamenta, io personalmente non l'ho odiata così tanto, anzi è stato bello rivedere un attore iconico dell'epoca, appunto effetto nostalgia. Ma ricordiamolo, i film che si basano totalmente su un effetto nostalgia alla fine non funzionano. Il film deve comunque avere storia e personaggi a sé stanti, funzionanti. Poi l'effetto nostalgia è un plus, ma non può tutto basarsi su quello. Quali sono i personaggi nuovi di questo Scream 5? Abbiamo la Core 4, Sam e Tara, le sorelle Carpenter, Chad e Mindy. Mindy è la nipote di Randy e ne eredita in qualche modo il ruolo. È lei che ci spiegherà le regole del gioco di questa volta. E qui le regole sono rifare lo stesso film dell'originale con personaggi nuovi, utilizzando però anche i personaggi storici come una sorta di passaggio di testimone, facendo finta che sia tutto nuovo quando in realtà è tutto uguale. E il film fa esattamente questo, la struttura ricalca paro paro quella che è la struttura del primo Scream del 96, stessa apertura, stesse dinamiche tra gli amici, scene anche molto simili tra loro, stessa casa di Stu per il finale, siamo di nuovo lì. È un requel che sa di essere un requel e te lo dice in faccia così, senza giri di parole, ma saperlo non significa necessariamente giustificarlo. Il momento più forte di questo film, e permettetemi, l'unico momento forte di questo film, è la morte di Dewey, personaggio storico a cui tutti eravamo affezionati, ma non perché in questo Scream 5 fosse stato raccontato e caratterizzato in maniera spettacolare, ma semplicemente perché è un personaggio che ormai viveva di rendita dal lavoro di caratterizzazione fatto dai capitoli precedenti. Lui è l'unico momento forte in questo film, un sacrificio alla Han Solo, il personaggio storico che muore per dare peso emotivo alla nuova generazione, che peso emotivo non ha e non avrà. Infatti questo è anche il motivo in cui capisci che il film sta utilizzando esclusivamente la nostalgia come arma emotiva. I killer sono Richie e Amber, due fan tossici di Reddit. Hanno orchestrato tutto per dare alla serie Stab un nuovo ottavo capitolo
degno dell'originale. Sono letteralmente spettatori che decidono di entrare nel film e di riscriverlo con il sangue. Il commento che questo Scream 5 fa sul fandom tossico è un commento molto intelligente. Il tipo di fan che pensa di possedere un franchise così tanto che nel momento in cui qualcuno lo cambia, lui si arrabbia, ma è al contempo un po' difensivo. Fare dei killer, dei fan arrabbiati, è un modo per dire: se non ti piace questo film, Scream 5, altro non sei che come loro. Capiamoci, questo non è un film brutto, è ben girato, ha momenti efficaci, gioca un po' troppo sul fattore nostalgia. La protagonista, Sam, io l'ho trovata molto antipatica onestamente come personaggio, non sono riuscito a legare con lei per nulla, mi sta proprio sul... E la morte di Dewey è l'unico momento effettivamente più forte, grazie all'incremento dell'effetto nostalgia. È un film che però gioca troppo sul sicuro, si avvicina troppo all'originale e introduce personaggi nuovi che però non reggono, non sono stati raccontati e caratterizzati chissà quanto. Possiamo dire che è un buon punto di partenza per una nuova trilogia? Sì e no, ma alla fine risulta essere più un tributo che una vera evoluzione. Un anno dopo, Scream 6 fa una cosa veramente intelligente, finalmente se ne va da Woodsboro e la saga si sposta a New York. Il cambio di ambientazione, dai, porta aria fresca, ci sta, ci voleva. La bodega, la metropolitana, i vicoli. Ghostface in una grande città è un'idea che può funzionare. L'apertura poi di questo film cambia formula. Per la prima volta il killer sembra rivelarsi subito. Il ragazzo che uccide la professoressa e si toglie subito dopo la maschera. A parte che io dico, sei proprio stupido, metti che qualcuno ti vede anche in viso. Mantieni la maschera finché non sei al sicuro. Ma questi sono dettagli di sceneggiatura che già ci fanno capire come la qualità qui sia più bassa rispetto ai primi capitoli della saga. Comunque questa scelta ci fa pensare a noi spettatori: ok, questa volta le regole sono diverse. E infatti lo sono diverse. La frase di lancio del film diceva proprio nuova città, nuove regole o qualcosa del genere. Vedremo se veramente queste regole sono così tanto diverse, se esistono. Comunque quel ragazzo viene poi a sua volta ucciso da un altro Ghostface, il vero killer di questo film. La Core 4, le due sorelle Carpenter, Chad e Mindy, sono a New York. Sydney è chissà dove, non c'è, non gli hanno dato abbastanza soldi per partecipare. Il film ci giustifica questa cosa dicendo che ha finalmente trovato la pace da qualche parte. E va bene, lasciamola tranquilla, finalmente. La storia poi non si deve concentrare su Sydney, ma su Sam e Tara, sul loro rapporto e su come gestire l'eredità di sangue che si portano dentro. Le scene d'azione di questo Scream 6 sono probabilmente le migliori di tutta la saga. La scena alla bodega con Ghostface che prende un fucile e inizia a sparare. Quant'è crudele, quant'è forte quella scena. È brutale. Siamo davanti a qualcuno veramente senza scrupoli, che non gli interessa di mettere in scena uno spettacolino, vuole farle fuori a qualsiasi costo. Poi la scena nella metropolitana, cavolo, quanta tensione c'è, quant'è claustrofobica. È una bella scena, ben costruita, con un'ottima fotografia, un'ottima messa in scena, con questo Ghostface che c'è, non c'è, è lui, non è lui, perché poi sono tutti mascherati, quindi che ne sai. E poi il santuario di Ghostface, un vero omaggio alla saga. Un cinema abbandonato pieno di cimeli da tutti gli omicidi precedenti. È un'immagine potente del franchise che venera se stesso. Il film poi introduce anche una cosa interessante nel finale. Infatti Sam e Tara non si limitano a sopravvivere, ma addirittura godono nell'uccisione del killer, come se qualcosa in loro, soprattutto in Sam, fosse rimasto dall'eredità del padre, Billy. E questo è interessante, perché getta le basi per quello che sarebbe potuto essere un sequel di nuovo con loro, magari questa volta con una Sam che si converte al lato oscuro, sequel che però non prenderà mai la luce. But you did fuck with our family, so... Comunque in questo Scream 6 chi sono i killer? Altri non sono che la famiglia di Richie. Richie chi era il fidanzato di Sam in Scream 5. Quindi padre, figlio e figlia che altro non vogliono che vendicarsi. La motivazione è terra, ricorda quasi la motivazione della signora Loomis del secondo Scream. Vendetta per il figlio, anche qui vendetta per il figlio, ci sta. Alla fine questo è un sequel di un requel. Il requel ripercorreva la strada del primo Scream, questo sequel del requel ripercorre
percorre la strada del secondo Scream. Ci sono tante scene simili, tante situazioni simili, la struttura bene o male è quella, così tanto quanto la motivazione del killer, che questa volta sembrano essere 3. Quindi anche se già vista come motivazione, anche se è banale, chi se ne frega, non è questo il problema. Il problema di questo Scream 6 è la plot armor che hanno i nostri protagonisti. Non muoiono mai, tutti sopravvivono, la Core 4 sopravvive tutta, nonostante prendono mazzate, prendono pugnalate. E dai, io dopo 2 o 3 volte che ti vedo pugnalata e sei ancora viva, smetto di crederci. Chad viene massacrato, cavolo, pensi sia morto, una delle tante vittime, e poi, fine film, te lo vedi sulla barella vivo e vegeto. No, Gail prende una coltellata, ma pure lei sopravvive. A un certo punto smette di esserci tensione, perché tanto lo sai che non morirà più nessuno da quel punto in poi, quindi dici, vabbè. E quindi le scene, gli inseguimenti, gli attacchi perdono di grinta, perdono di potenza, se non c'è reale tensione. E Scream era nato proprio per prendere in giro queste dinamiche, mentre adesso in questo capitolo le sta abbracciando totalmente. Parliamo poi del discorso metacinematografico, caratteristica fondante di questa saga. In questo capitolo, quasi che non c'è, non lo si cita, non lo si nomina, non lo si mostra, non lo si racconta, è solo accennato in alcuni momenti, ma viene meno. Mindy fa il solito discorso sulle regole di un franchise, ma sembra più un discorso inserito perché ci deve stare, non perché sia veramente qualcosa da dire al riguardo. We're not in a sequel because nobody just makes sequels anymore. We're in a franchise! La saga, arrivata a questo 6º capitolo, ha veramente esaurito le cose da dire. Basta, non c'è nient'altro da raccontare. Comunque questo film io lo posiziono 4º nella mia classifica, perché onestamente è divertente, le sequenze d'azioni sì, sono ottime, il cambio di ambientazione funziona, non è male, ha un'ottima fotografia, un'ottima messa in scena, ma è anche quel film in cui inizi a chiederti ma quanto vogliamo andare avanti ancora con questa cosa? Non se ne può più. Senza Craven, senza il metacinema, può davvero esistere Scream per quello che Scream rappresenta? Di fatto Scream sta diventando quello che ha sempre criticato ed è un declino in picchiata veramente terribile. 2026, da pochi giorni è uscito Scream 7 al cinema. Sono passati 3 anni quindi da Scream 6 e tirano fuori questo capitolo che non vede più coinvolte le sorelle Carpenter, Sam e Tara. Facciamo prima un po' di contesto. Il piano produttivo dopo Scream 6 era continuare con Sam e Tara. C'era l'idea di un arco narrativo in 3 film con quei personaggi, che io sarei stato curioso di vedere. Non era un'idea totalmente brutta, ci stava, se è fatto bene. Questa linea narrativa doveva probabilmente, come ho detto, portare Sam verso il lato oscuro e sarebbe stata una cosa molto interessante che poteva un po' dare una sprint alla saga finalmente, ma questa cosa non la vedremo mai. Melissa Barrera, l'attrice di Sam, è stata licenziata per alcune sue dichiarazioni e Jenna Ortega per solidarietà l'ha seguita, così come anche i registi. E allora io qui vorrei dire una cosa, che palle queste dinamiche, cavolo, dobbiamo imparare a distinguere quello che è l'attore da quello che è il suo lavoro, il personaggio, ok? Solo perché un attore dice delle cose con cui non ci troviamo d'accordo, non significa che quell'attore dobbiamo prenderne le distanze, perché sono solo parole, sono opinioni. Se tu licenzi qualcuno per una sua opinione, questa si chiama dittatura, letteralmente. Per cui un conto è che un attore diventa un criminale, commette un omicidio o qualcosa, allora ovviamente ne prendi le distanze, deve andare in carcere, eccetera. Ma nel momento in cui un attore fa delle dichiarazioni, ci sarà sempre una parte di pubblico che è d'accordo con lui e una parte di pubblico che non è d'accordo. Per cui qualsiasi cosa l'attore dice, metà di pubblico ce l'avrai sempre e quindi non è un motivo per licenziare l'attore, perché facendo così tu stai semplicemente dicendo che non si è liberi di avere la propria opinione in merito, indipendentemente da quella che sia, perché non sempre esiste un'opinione giusta o sbagliata. E io queste dinamiche di Hollywood le detesto, come quando fu con Johnny Depp e Amber Heard, in cui lui era accusato di cose, ok? E quindi subito hanno preso le distanze da Johnny Depp. Ma io dico, ma cosa cazzo prendi le distanze da Johnny Depp? C'è un processo, facciamo fare il processo, vediamo come va il processo e poi se risulterà colpevole si agisce in un modo,
altrimenti no. Invece, andando in prevenzione in questo modo, non fai altro che inimicarti un attore, che appunto il povero Johnny poi è risultato essere innocente nella vicenda, o no? Io veramente odio queste dinamiche di Hollywood, non le sopporto, perché portano soltanto al rischio di rovinare una saga. Per delle dichiarazioni di un'attrice, tu spezzi quello che era il progetto di 3 film. Ma stiamo scherzando? Ma ti sembra modo? Quanto odio queste dinamiche. E anche noi come pubblico dobbiamo smetterla di dare corda a queste dinamiche. Non è possibile il discorso del boicottiamo un film perché l'attore ha detto X perché l'attore pensa Y. No, io il film me lo vado a vedere perché sono interessato al film. Non mi interessa che l'attore pensa quella cosa. Se l'attore ha fatto un buon lavoro di recitazione del film, io sono contento, io quello voglio e basta. Poi potrò anche non essere d'accordo con le sue idee come persona, ma distinguiamo la persona dall'attore. Basta, sono 2 cose diverse. Comunque, torniamo a parlare di Scream 7. Dopo tutto quindi questo bordello, hanno dovuto ricominciare tutto da zero. Chiamano Kevin Williamson, sceneggiatore di Scream 1, 2 e 4, che ha lavorato quindi a fianco di Craven. Richiamano anche Neve Campbell per tornare ad interpretare Sidney Prescott, questa volta gli danno tutto il cash che vuole, e puntano a fare un film celebrativo per i 30 anni. Di fatto siamo nel 2026 e il primo capitolo esce nel 96, quindi cavolo, Sidney che torna, Kevin Williamson che torna alla sceneggiatura e questa volta anche alla regia. È un film che deve celebrare la saga per i suoi 30 anni. Cosa può andare storto? Letteralmente tutto. Di fatto questo film è stato scritto di fretta ed è stato girato con l'urgenza della data di pubblicazione. Partiamo però da quello che funziona, perché non è tutto male questo Scream 7. L'idea di base ha del potenziale. Sidney ha una vita nuova, un marito che è un poliziotto, una figlia 17enne che ha chiamato Tatum come la sua amica del primo capitolo e vive in una cittadina fittizia dell'Indiana. Finalmente la vediamo in un contesto realmente diverso, non è più una studentessa, non è più una sopravvissuta in fuga, ma è una donna che vive tranquilla, felice, lavora in una caffetteria, ha una figlia, ha un marito. Finalmente ha trovato la sua tranquillità, la sua pace. È un'evoluzione sensata per il personaggio, dopo tutto quello che ha passato. L'apertura di questo film è molto carina, siamo nella casa di Stu, che è stata trasformata in una experience immersiva tipo Airbnb, e già questa sembra un po' una sorta di critica al mondo di oggi, in cui appunto con Airbnb puoi non solo affittare delle stanze, ma anche affittare delle esperienze. E quindi il film ci racconta come quello che 30 anni fa è stato un incubo, una tragedia per delle persone, oggi altro non è diventato che un business per qualcun altro. Un fan e la sua fidanzata quindi partecipano a questa experience, vanno in questa casa per dormirci una notte, credo, con tutti gli addobbi a tema stab che raccontano tutta la storia, tutte le scene degli omicidi precedenti, eccetera. Qui ricevono prima una telefonata che fa parte del gioco e poi una telefonata invece dal Ghostface vero, che ovviamente lì fa fuori e dà fuoco alla casa. Ghostface esce dalle fiamme e come immagine visivamente è molto potente. Come esecuzione però è un po' piatta, più che altro per come ci si è arrivati, perché c'è tanta costruzione della tensione nel raccontare quell'experience, nel raccontare le puntate precedenti, proprio per omaggiare tutta la saga, e poi l'uccisione in sé dura molto poco e molto veloce, quasi senza spessore, e questo depotenzia poi la scena della casa che va a fuoco. E qui arriviamo al più grande problema di questo Scream 7, o meglio uno dei tanti problemi che ha, ed è proprio la regia. Kevin Williamson si vede che non è bravo come regista, che non è il suo mestiere, doveva probabilmente concentrarsi di più sulla sceneggiatura e qualcun altro doveva fare la regia di questo film, non tutte e 2 le cose lui, perché questo di fatto si sente che non va bene. È una regia anche abbastanza televisiva, che serve solo a mettere in scena le cose, senza carattere, senza grinta, è solo funzionale alle scene, non ci sono sequenze veramente ben girate o inquadrature veramente spettacolari o comunque potenti emotivamente, non c'è nulla di questo. È come se questo film non avesse personalità, al contrario dei precedenti capitoli che anche i peggiori comunque mantenevano un look riconoscibile. Perfino Scream 5 e 6 avevano un loro stile diverso dai precedenti, ma avevano uno stile, avevano un'idea di stile. Poi abbiamo il twist, Stu Macher, che sembra essere tornato dalla tomba. Di fatto Sidney riceve una telefonata che sembra appunto Stu, uno dei 2 killer del primo film. Quindi se in Scream 5 e 6 ci hanno riportato in vita Billy tramite le allucinazioni di Sam, qua ci stanno riportando in vita Stu Macher tramite quello che sembra essere un deepfake, ma che in realtà fino alla fine non sappiamo se è un deepfake o se è veramente lui, perché
perché anche se lui è morto da 30 anni, il dubbio il film te lo fa salire. È veramente morto o no? Nel film però i personaggi stessi ti dicono no, vabbè, sarebbe troppo assurdo se veramente è lui, e di fatto poi si rivela non essere lui. Però il film quindi si tira una sorta di zappa sui piedi, perché è vero che il mistero di è lui o non è lui rimane, ma il film comunque ti dice è troppo assurdo, quindi tu sei là che sai, ok, non può essere lui. Un po' c'hai il dubbio, però dici no, non può essere lui. E quindi questa cosa funziona e non funziona. A me ha funzionato perché mi ha lasciato incuriosito, perché a un certo punto ho detto ok, effettivamente potrebbe essere tornato Schumacher, potrebbe essere vivo, però con tutto quello che i personaggi dicevano e facevano non mi hanno aiutato a rafforzare questa idea, e quindi il dubbio viene un po' meno e si perde anche quel tipo di tensione. Inoltre mettono subito in chiaro che con l'intelligenza artificiale è possibile creare deepfake di quel tipo, e quindi ti dicono subito guarda, probabilmente è qualcun altro, non è veramente lui che sta facendo questa roba qua. Si poteva magari evitare tutto questo discorso sull'intelligenza artificiale, quindi lasciare un po' più il dubbio, è lui o non è lui. Comunque l'intelligenza artificiale è un tema che in questo film viene inserito, ma un po' a forza, perché sì è un tema attuale, ma di fatto non viene sviluppato, non viene raccontato, è lì soltanto perché serve a fare questa cosa. Poteva essere il modo in cui Scream 7 parla del nostro presente, ma non lo fa, non concretamente. Ed è un peccato perché tutti i precedenti capitoli, bene o male, parlavano del presente dell'epoca. Questo non ci riesce, ci prova ma non lo fa. È soltanto questa AI un espediente narrativo buttato lì che metti e dimentichi. Poi sul finale, quando Sidney torna a casa e trova sugli schermi tutti quei deepfake di tutti i villain del passato, Stu, Nancy Loomis, Roman, persino Dewey, sarebbe dovuto essere un momento devastante sulla carta, ma è quasi una buffonata. È letteralmente fanservice, è un gioco sulla nostalgia, perché a livello narrativo questa cosa non ha per niente senso, non fila. Perché fare una roba del genere per il killer? Perché dovrebbe prendersi tutto questo sbattimento di ricreare questa cosa? Non serve, è inutile ai fini narrativi. È una scena inserita soltanto per noi pubblico affezionato alla saga, per rivedere quei personaggi storici, tutto qui, ma senza un reale mordente narrativo. E quindi quella scena è una buffonata, è veramente poi una scena piatta, dai. Non ne parliamo più, andiamo avanti. Parliamo invece dei personaggi secondari e dei personaggi nuovi, che sono un punto dolente assurdo. La figlia di Sidney, Tatum, è il personaggio più sviluppato di questo film, anche se la sua caratterizzazione è comunque minima, perché in un film in cui la caratterizzazione dei personaggi è nulla, un po' più di nulla rimane comunque nulla. Il rapporto poi madre e figlia conflittuale è la solita cosa banale, madre overprotettiva, figlia che non ne può più, e basta, è sempre la stessa cosa, il cliché. Scream era una saga che prendeva in giro i cliché, gli stereotipi, e qui li mette in scena con fierezza. Sembra veramente una presa per il culo all'intera saga, altro che omaggio per i 30 anni. Il marito di Sidney poi è una sorta di fantasma, fa il poliziotto, sì, c'è, ma è sempre un po' sullo sfondo, si vede ogni tanto, fa qualcosina, ma è come che lasciasse volontariamente piazza libera a Sidney di mostrarsi, non serve a niente. E quando muore, o meglio, quando sembra che sia morto, perché poi dopo ore sul finale lo ritroviamo ancora vivo, quando letteralmente dovrebbe avere 0 ml di sangue in corpo, assurdo, comunque sul momento sembra morto, non mi è dispiaciuto per lui, non mi sono affezionato a lui, mi ero più dispiaciuto per Sidney, che finalmente aveva trovato la sua pace, aveva finalmente un marito con cui vive bene, e gliel'hanno fatto fuori. Ho detto che palle, povera Sidney, ma di lui non mi interessava. Chad e Mindy, 2 del quartetto del capitolo 5 e 6, tolte quindi le sorelle Carpenter per i motivi prima detti, tornano anche qui. Sono 2 personaggi che in teoria dovrebbero essere una sorta di linea comica, ma sono fastidiosi, sono inutili, sono lì, sopravvivono perché devono sopravvivere, anche qui plot armor ai massimi livelli ovunque, ma di fatto non aggiungono nulla alla storia, non sono personaggi interessanti. Se venissero squartati domani non mi importerebbe niente di loro, anzi mi danno solo fastidio. Ed è interessante che qui Mindy prova a fare il solito discorso sulle regole, ma viene fermata, non glielo fanno fare. E infatti in questo Scream 7 il discorso metacinematografico, se già era venuto meno nei precedenti capitoli, qui è letteralmente nullo, non c'è. La cosa che caratterizza la saga da 30 anni a questa parte, nel film che dovrebbe essere l'emblema per festeggiare i 30 anni, non c'è questo dettaglio, non c'è niente di metacinematografico in questo film, nulla. Ed è un peccato perché questo è ciò che ha dato identità alla saga, e non c'è, la sua identità non c'è. E poi Gail Weathers in questo
questo film lei c'è perché deve esserci, non perché abbia senso che ci sia. La vediamo in qualche scena, la vediamo fare un'intervista, poi Sidney scappa e Gale rimane lì imbambolata e la rivediamo poi sulle battute finali. Personaggio vuoto, non fa niente, non fa azione, non evolve nulla. La giornalista più tenace di sempre letteralmente scompare e non fa nulla in questo film. Rimane alla stazione TV mentre la sua letteralmente migliore amica corre verso il pericolo. La gestione delle morti poi è veramente pigra. Se ogni scream bene o male faceva un'uccisione per volta in posti diversi, qui vengono letteralmente tutti raggruppati all'interno della taverna e uno alla volta vengono squartati. Una volontà di mettere in scena le morti pari a zero. Non hanno infatti pesato nulla. Non c'è stata progressione nelle morti. È tutto un ok, adesso è il momento in cui li facciamo fuori tutti. Raggruppati, uccisi e si va avanti. Che noia così. Questa non è tensione, è soltanto sbrigativo. Poi le morti non contano nulla perché quei personaggi neanche li conoscevi, ma neanche un po'. È vero che in tutti i film di Scream i personaggi secondari sono carne da macello, ma dai, un pochettino li capisci, li conosci, un pochino di affezione, quel minimo che basta per dire che quando muoiono, ok, peccato. Soprattutto nei precedenti capitoli, quando qualcuno moriva, percepivi quella tragedia dagli occhi dei personaggi con cui sei più legato, che ci rimangono male. Qui no, anche perché sono tutti ammassati, tutti uccisi insieme, non c'è neanche il tempo di sviluppare questa sorta di legame indiretto con loro. E quindi è una scena vuota, dove lui ok fa fuori tutti, però non te ne frega niente, la guardi e t'annoi. Carina soltanto quel momento in cui prende la testa del tipo e la ficca sopra al coso della birra e esce la birra dalla bocca. Quella è molto scenografica, ci può stare. Peccato che tutto il resto è sbagliato. Ma arriviamo al noto dolente, i killer sul finale. Jessica, la vicina di casa di Sidney, una donna ossessionata dal libro di Sidney, è finita in manicomio. E poi Marco, un inserviente del manicomio che sapeva utilizzare l'intelligenza artificiale. La motivazione dei killer è confusa. Jessica ha letto il libro di Sidney e grazie a questa lettura ha ucciso il suo marito violento, e poi quando Sidney è scomparsa dalla scena pubblica, Jessica l'ha preso come un affronto personale. Ma che senso ha questa cosa? Marco poi si è lasciato convincere a diventare Ghostface per motivi che il film letteralmente non spiega. Io credo che Jessica l'abbia convinto con un modo che, insomma, ci siamo capiti, ma il film non lo spiega per niente. E ancora più interessante è stato il momento in cui il primo killer si rivela, Marco l'inserviente, si toglie la maschera. Io mentre ero lì al cinema a guardare la scena ho detto ok, ma chi cazzo è? Ma chi sei? Ma quando ti ho visto? Letteralmente lo vediamo in 1 minuto di film, come anche Jessica, la vediamo in 2 o 3 scene. In tutti gli altri Scream il killer era sempre lì al fianco dei nostri protagonisti, potevi sospettare. Qui no, come fai? Non li vedi, non sai chi sono, quindi ti importa ancora meno quando c'è la rivelazione. È proprio sbagliato come è stato pensato questo film, come è stato scritto in origine. Nei film precedenti le motivazioni dei killer erano sì magari assurde, ma comunque tutte ben contestualizzate. Billy voleva vendicare la distruzione della sua famiglia, Gil voleva la fama, Richie e Amber volevano riscrivere Stabotto. Erano sì motivazioni folli, ma perfettamente incastonate nel mondo di Scream. Qui sembra veramente una roba buttata lì e non sviluppata. Norman Bates have a motive? No. Did they ever really decide why Hannibal Lecter liked to eat people? Don't think so. You see, it's a lot scarier when there's no motive, Sid. Inoltre, per come è messo in scena il film, a ripensarci è anche molto facile intuire che siano loro per come risultano sospetti in alcuni momenti. Infatti questo film, per come la vedo io, ha 2 tipi di spettatori. Chi capisce subito che loro sono i colpevoli e chi arriva sul finale e si chiede ma questi chi cazzo sono? Perché basta chiudere gli occhi un secondo che non li vedi mai e quindi non puoi sospettare di loro perché non sai che esistono nel film. Quindi questo Scream 7 altro non è che un guscio vuoto, con delle buone idee di partenza, un buon contesto, una buona Sidney evoluta, che però non riesce a costruire qualcosa che si regga e che dia veramente vigore alla saga. Letteralmente la distrugge. Io mi chiedo allora, se non hai più niente da dire, ma perché mi devi fare un film? Perché? Però ragazzi, finché loro a Hollywood continueranno a battere cassa così, avranno sempre ragione loro. E quindi alla fine questo Scream 7 è diventato ciò che la saga ha sempre criticato, utilizzando al suo interno stab, tutta violenza e nessuna idea. È un film che esiste perché deve esistere, non perché aveva qualcosa da raccontare. Ecco perché questo Scream 7 per me si piazza in fondo alla classifica, diciamo alla pari di Scream 5 e Scream 3. Non so dire quale tra questi sia peggio, ma chiaramente tutti e 3 sono probabilmente il gradino più basso dell'intera serie. Quindi ragazzi, 30 anni di saga, 7 film,
3 generazioni di spettatori. Tiriamo le somme. La domanda quindi è: Scream è la saga horror più intelligente mai fatta? La mia risposta è: lo era, con i primi 4 film, diretti dal maestro Wes Craven, perché quei film avevano qualcosa di speciale. Chi più, chi meno, ma c'era. Un horror che usava il cinema per parlare del cinema, che decostruiva il genere dall'interno, che rispettava il pubblico abbastanza da prenderlo in giro e terrorizzarlo allo stesso tempo. Il primo Scream ha letteralmente salvato il genere slasher dalla morte, e ogni sequel ha trovato bene o male il suo modo di dire qualcosa, sul genere o sul momento culturale in cui usciva. Poi Craven muore e la saga continua senza di lui, nonostante lui ci aveva avvertito. Per carità, non è un delitto il continuare senza di lui, i franchise sopravvivono anche senza i loro creatori, è sempre stato così. Ma Scream senza il metacinema è come un giallo senza il mistero. Puoi anche avere tutti gli ingredienti giusti, ma manca ciò che lo rende unico. C'è un paradosso bellissimo all'interno di questa saga. Scream nasce per criticare i franchise horror, che fanno sequel su sequel senza idee, e 30 anni dopo è letteralmente diventato quello. È triste e fa riflettere. Ha vissuto abbastanza a lungo da diventare il suo nemico. Il discorso metacinematografico si è evoluto con la saga di Scream. Se all'inizio prendeva in giro gli slasher, nel 2000 ha poi iniziato a prendere in giro le trilogie, nel 2011 prendeva in giro i remake e anche la cultura della fama che stava nascendo. Nel 2022 ha provato a prendere in giro i fan tossici e poi basta, si è fermato lì, nonostante i film sono continuati a uscire. La critica però non ha continuato. Di fatto aveva detto tutto quello che poteva dire, non c'era nient'altro da aggiungere. Now always come back. Just in case. Questo però non toglie niente a quello che la saga ha costruito. Scream ha comunque dato al mondo la final girl definitiva, Sidney Prescott. Ci ha dato Ghostface, il villain probabilmente più iconico della storia del cinema, e ha dato un nuovo modo di pensare il genere horror che ha influenzato poi tutto ciò che è venuto dopo. Ha dimostrato che puoi fare un film intelligente, divertente e spaventoso allo stesso tempo, e i primi 10-15 minuti, la sequenza iniziale del primo Scream, per me restano a sé stanti uno dei migliori cortometraggi mai realizzati del genere horror slasher. Se Scream 8 si farà, e probabilmente si farà se questo settimo capitolo va bene, il mio consiglio non richiesto è questo: prendetevi tempo, aspettate che il mondo cambi abbastanza da avere di nuovo qualcosa di nuovo da dire, qualcosa di nuovo da raccontare. Scream 4 per uscire ha aspettato 11 anni ed è arrivato con una profezia. Magari aspettando di nuovo il tempo giusto si potrà arrivare con una nuova profezia o comunque con qualcosa da dire. Ed inoltre io spero che un ottavo capitolo ci sia, perché credo che il personaggio di Gale Weathers e di Sidney Prescott non siano stati chiusi in maniera soddisfacente. Ricordate il finale del terzo capitolo in cui Sidney lascia la porta aperta perché ormai è sicura di sé? Quello è un finale che ci dice ok, i nostri eroi ce l'hanno fatta. Ma il finale di Scream 7 è tanto aperto quanto quello dei precedenti. Il pericolo può sempre ritornare. Non sento che loro hanno finalmente trovato la pace che meritano, quindi io vorrei un ottavo capitolo che finalmente, raccontandoci comunque qualcosa, dia una chiusura a questi personaggi, una chiusura soddisfacente e meritata dopo 30 anni e passa di saga, e che sia Scream 8 il capitolo finale, definitivo, che chiuda una volta per tutte tutto. Non che sia un capitolo che prova a creare una nuova Sidney Prescott per andare avanti a mungere la macca all'infinito. Basta, non ne possiamo più. Questa saga ha detto tutto. Facciamo un ultimo film, diamo il finale che meritano i nostri personaggi e chiudiamola qua. E per favore inventiamoci qualcosa di nuovo. Basta riciclare sempre le stesse idee. Questo Scream 7 per me poteva non esistere, ma ormai esiste e ce lo teniamo. Quindi, cavolo, per favore, Kevin Williamson, torna a scrivere e scrivi qualcosa di decente. E produttori di Hollywood, porca la puttana, fate fare sto film e non rompete il cazzo, fatelo fare di qualità. Io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine di questo delirio. Se il video vi è piaciuto, io vi invito a lasciarmi un mi piace come supporto e a iscrivervi per video simili, e fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono le vostre idee su questo Scream 7 o in generale su tutta la saga. Io vi leggo e vi rispondo a tutti. Grazie e arrivederci.